Benvenuti sul mio canale, io sono Electra Bones e oggi continueremo a parlare del rosso di Sesto Pusteria e del suo incredibile percorso sportivo. Nell'ultimo episodio ci eravamo lasciati con il giovane Jannik Sinner che, entrato nel circuito maggiore ATP, si era subito fatto notare, ottenendo risultati brillanti e infrangendo immediatamente diversi record di precocità, come ad esempio la sconfitta di ben 3 top 10, ottimi piazzamenti in importanti tornei e infine riuscendo a vincere già in giovanissima età il suo primo torneo ATP 250 a Sofia. Tutto questo aveva permesso al tennista altoatesino di concludere l'anno 2020 entrando in top 40 e piazzandosi precisamente al numero 37 del ranking ATP. Ma questi risultati, che renderebbero già gioiosi e soddisfatti la maggior parte dei tennisti, per Jannik sono solo un semplice antipasto. È arrivato il momento di sedersi a tavola e fare un pasto come si deve? Mettetevi comodi e venite a scoprirlo con me in questo nuovo video. Pronti a partire? Non scordatevi il like, iscrivetevi al canale e andiamo! Nel 2021 un Sinner ormai maturo dimostrerà di aver metabolizzato la complicata vita da professionista di Serie A, dando un'accelerata importante alla sua carriera e abbattendo ancora altri record. Diciamolo subito, Sinner in quest'anno conquisterà ben 4 titoli ATP. Primo italiano a compiere un'impresa del genere. Barazzutti, Bertolucci e Fognini si erano fermati solo a 3. Partirà subito con il piede giusto, vincendo a inizio febbraio il suo secondo titolo all'ATP 250 di Melbourne, dove sul cemento del Melbourne Park si svolgerà una finale tutta azzurra. Sfiderà un ottimo Stefano Travaglia, ai tempi numero 71 del ranking, che purtroppo per lui dovrà cedere il trofeo principale a un super carico Sinner. Sfortunatamente però Jannik non avrà neanche il tempo di festeggiare e recuperare le forze, perché gli toccherà affrontare il primo turno dell'Australian Open già il giorno successivo, perdendo in 5 set contro il canadese Denis Shapovalov. Bisognerà aspettare ancora un po' per ricevere ben altre soddisfazioni dal cemento australiano. A marzo Jannik raggiungerà a Miami la sua prima finale in un Master 1000, perdendo in 2 set contro l'amico Hubert Hurkacz. Questo risultato gli consentirà di compiere un ulteriore salto in classifica, piazzandosi al numero 23. Volete cercare di comprendere meglio e magari fare propria la mentalità di un vincente? Allora vi ripeterò le parole di Jannik, usate nella conferenza del dopo partita. La sconfitta con Hurkacz mi aiuterà tanto in futuro. Io sono sempre duro con me stesso, sia quando vinco che quando perdo. E questa è la grande forza del giovane campione, sempre spinto dal desiderio di migliorarsi, mai completamente appagato dal traguardo raggiunto. Ma dati alla mano, non possiamo che essere strabiliati dal percorso del giovane di Sesto Pusteria. Dopo la ripresa del tennis fermato dalla pandemia, Jannik ha vinto 30 partite, 2 tornei, perso la finale di un 1000 e raggiunto i quarti di finale di uno slam. E tutto questo non avendo ancora compiuto 20 anni. Per noi italiani, con rare soddisfazioni a livello di risultati da parecchi anni, si trattava già di tanta roba. Nella successiva stagione su terra rossa, a parte gli ottavi di finale nello slam parigino, Sinner avrà un calo di risultati, raccogliendo poco. E probabilmente, anche per questo motivo, oltre a dover sistemare qualche problema fisico, sceglierà di prendersi una pausa e concentrarsi sugli allenamenti saltando i Giochi Olimpici di Tokyo. Questa scelta si rivelerà ottimale, dando un nuovo slancio alla sua crescita nella stagione che inizierà sul cemento americano. Ad Atlanta uscirà al primo turno, ma vincerà il torneo di doppio insieme all'americano Riley Opelka. Dopo questo inizio timido però si rifarà con gli interessi al Washington Open, battendo in finale Mackenzie McDonald e collezionando il primo trofeo in un ATP 500 e, manco a dirlo, diventerà anche il più giovane a vincere.
Jannik Sinner wins big in the US capital. In autunno, a Sofia, confermerà il titolo vinto l'anno precedente, battendo in finale l'esperto e creativo Gael Monfils. Era da lontano 1975-76 che un azzurro non vinceva lo stesso torneo ATP per 2 anni di fila, e precisamente con Paolo Bertolucci a Firenze. I punti guadagnati con la vittoria gli permetteranno di salire al numero 14 del ranking, vicinissimo al traguardo da top 10. E inoltre accumulerà punti preziosi per la corsa che definirà i protagonisti delle Nitto ATP Finals, il torneo di fine anno dei migliori 8 della stagione. La cavalcata non si ferma. Nel torneo successivo concluderà il poker dei titoli 2021 grazie alla vittoria sul cemento indoor dell'ATP 250 di Anversa, in Belgio. Sinner, testa di serie del torneo, vincerà la finale dominando l'argentino Diego Schwartzman, numero 13 della classifica. Questi risultati brillanti non saranno sufficienti, purtroppo, per qualificarsi direttamente al Masters di fine anno, ma entrando come riserva riuscirà comunque a prendere parte al torneo sostituendo Matteo Berrettini, infortunatosi durante la prima partita. Al Pala Alpi Tour di Torino si prenderà una bella rivincita contro l'amico Hurkacz, anche se questo risultato non basterà per superare il girone, ormai compromesso dalla sconfitta di Matteo. Tra l'altro, c'ero anch'io. Esordirà anche in Coppa Davis, dove con la squadra italiana raggiungerà i quarti di finale e salirà finalmente al numero 10 del ranking. Quarto tennista italiano di sempre a concludere la stagione in top 10. Il 2022 sarà un anno molto delicato e un po' sottotono per Jannik, ma saranno anche i mesi in cui getterà le basi per ripartire e costruirsi un futuro importante e competitivo. Sarà una stagione costellata da diversi problemi fisici che lo costringeranno a ritirarsi da molti tornei, come Indian Wells e Miami. Ma grazie a un lavoro importante e ben gestito dai suoi preparatori, costruirà piano piano un fisico più robusto e adatto ad affrontare le dure sfide che lo attenderanno. L'anno non parte male, raggiungendo per la prima volta i quarti di finale nello slam australiano. Verrà fermato dal greco Stefanos Tsitsipas, subendo una sconfitta netta in 3 set. L'esito deludente di questa partita sarà la classica goccia che fa traboccare il vaso. Sinner sente il bisogno di una svolta e maturerà la delicata decisione di separarsi dal suo storico coach Riccardo Piatti, per affidarsi a un nuovo allenatore, il giovane Simone Vagnozzi, che verrà poi affiancato a giugno dal super coach Darren Cahill, già allenatore di Agassi, Leighton Hewitt e della rumena Simona Halep. Naturalmente, questo cambio importante avrà bisogno di un periodo di assestamento. Anche se, nonostante questo, a maggio Sinner vincerà il suo 100° match in carriera nel corso dell'ATP 1000 di Madrid. Se anche quest'anno la stagione su terra non gli darà grosse soddisfazioni, costretto a ritirarsi anche negli ottavi del Roland Garros, sull'erba di Wimbledon, dove non aveva mai vinto una partita, si comporterà benissimo. Al primo turno vince il suo primo match sull'erba a livello ATP contro Stan Wawrinka, ma Sinner sorprenderà tutti agli ottavi di finale, superando in 4 set il numero 7 del ranking, Carlos Alcaraz, in una partita di altissimo livello che sembrerà confermare in positivo la scelta di Jannik riguardo al cambiamento di team. Che freddezza! Oh sì! Grandioso Sinner! Si fermerà ai quarti, sconfitto dal 3 volte campione uscente e futuro vincitore Novak Djokovic, che rimonterà da uno svantaggio di 2 set. Una sconfitta che brucia, ma che dimostrerà anche il potenziale del nostro miglior tennista italico, capace di vedersela ormai contro anche nello slam di New York, fermato solo dal solito Carlos Alcaraz, futuro vincitore del titolo, che lo supererà in 5 set. Sull'Arthur Ashe daranno luogo a una battaglia epica durata più di 5 ore.
dove Alcaraz si troverà costretto ad annullare anche un match point nel quarto set. Preludio di una rivalità che regalerà in futuro grandi emozioni e tanto spettacolo per noi appassionati di tennis. Un infortunio alla mano destra costringerà Sinner a rinunciare alla fase finale di Coppa Davis e a fine stagione, a causa di un anno non troppo brillante per i vari motivi elencati sopra, uscirà dalla top 10 scendendo al numero 15 e non si qualificherà per le finals. Tuttavia, non dovete intristirvi. Well, that's bad timing. Some would say the comic timing is spot on. At least you can have a bit of a laugh about it. Well, you did say comic timing, Novi. Ci sarà tempo per crescere e migliorare e questo Jannik lo dimostrerà molto bene negli anni che stanno per arrivare. Ma tutto ciò lo vedremo nel prossimo video. Non mancate! Stay tuned, stay curious!